Una chitarra viene definita moderna quando si spinge oltre certi. Ciao chitarristi, se siete sempre stati indecisi tra vintage e moderno per quanto riguarda la Les Paul e volete spendere veramente poco, ho la risposta per voi. La risposta è ovviamente di casa Harley Benton e tutto quello che vi farò vedere in questo video lo potete trovare al link qui sotto in descrizione, così potete approfondire tutto dopo aver visto il video, anche se saprete già tutto. Soprattutto dopo aver capito perché la chitarra di oggi è molto di più di una semplice vintage style. Intanto, cosa vuol dire vintage nel mondo dei chitarristi? In quello dei collezionisti si parla di chitarre che hanno magari tanti anni alle spalle, ancora completamente originali e che con il tempo acquisiscono un valore economicamente sempre più alto per motivi per lo più storici. Nel mondo dei chitarristi invece possiamo dire che le chitarre vintage sono anche nuove, perché il chitarrista medio normalmente per chitarra vintage intende una chitarra che, anche se prodotta negli ultimi anni, si rifà a delle specifiche delle chitarre magari degli anni 50 o anni 60 e cerca di replicare quel tipo di costruzione su una chitarra di produzione moderna. Al contrario, una chitarra moderna non è solo una chitarra prodotta oggi. Possiamo avere anche delle chitarre vecchie, ma che sono comunque moderne per il chitarrista. Una chitarra viene definita moderna quando si spinge oltre certi limiti e inizia a diventare una chitarra magari estrema per certi generi musicali specifici. Mi viene in mente la chitarra di Brian May, cioè lui se l'è costruita in quel periodo storico, è stata riprodotta in tempi recentissimi da Harley Benton, ci abbiamo fatto anche un video qui sul canale, ve lo lascio qui sopra, però quella chitarra, nonostante sia stata costruita 1 milione di anni fa, è comunque una chitarra proiettata verso il futuro, mentre posso prendere una classic vibe qualsiasi costruita l'altro ieri, resta e resterà sempre una chitarra di stampo vintage. Ecco, la chitarra di oggi che mi è stata mandata dai ragazzi di Harley Benton è tutto quello che vi ho detto contemporaneamente, ma come da titolo si tratta sempre e comunque e anche dal peso di una Les Paul vintage alla modica cifra di 199 euro, e penso sia palese il riferimento alla Les Paul più classica di sempre. La chitarra è una Harley Benton SC 450 Plus della serie vintage, quindi già il nome ci fa capire che il suo riferimento è la Les Paul vintage. È una chitarra che cerca di andare verso la direzione di caratteristiche e suoni più classici. Ora, io possiedo una Gibson Les Paul standard originale, la vedete qui dietro, ed è costruita secondo le caratteristiche degli anni 60 più che quelle degli anni 50. Infatti il manico della mia Les Paul è uno Slim Tape 60. Diciamo che è un manico un pochino più piccolo, stretto, compatto rispetto a quello di una Les Paul anni 50. E questa cosa fa tutta la differenza del mondo. Mi ricordo quando ho provato qui sul canale la Les Paul Custom Shop 58, mi pare, il manico di quella chitarra era una mazza da baseball. Stesso discorso vale per la Les Paul di Slash. Vi lascio il video qui sopra, andate a vederlo. Suonava da paura, ma il manico era quello. E rispetto alla mia erano decisamente dei manici più grossi. Su questa chitarra mi pare di sentire un manico che sia una via di mezzo. Non è un manico mazza da baseball, ma non è neanche piccolo e compatto come quello della mia 60. E questa è una di quelle caratteristiche che porta la chitarra verso il mondo vintage. Caratteristiche classiche, ma anche la struttura in sé della chitarra. Cioè è comunque una chitarra con doppio humbucker, 4 potenziometri, il selettore a 3 vie, anche gli intarsi sono molto simili a quelli dell'originale. Tra l'altro, se volete un bel video confronto approfondito tra un Harley Benton e una Gibson originale, svalangate di commenti qui sotto, e se arriviamo in più anche a 2000 like, io sono gentilissimo e lo facciamo. I tasti sono 22 su scala corta tipica Les Paul, sono dei medium jumbo e sono posati veramente bene e trattati bene, rifiniti soprattutto. Ancora una volta conferma che Harley Benton negli ultimi anni si è messa a fare le cose per bene. Non sono dei tasti ruvidi, non sporgono, non ho fatto neanche il setup alla chitarra perché mi è arrivata già suonabile e mi piaceva già com'era l'altezza delle corde, il truss era già buono. Comunque anche i pick up vanno in quella direzione, infatti sono dei Roswell LAF Alnico 5 vintage style che, senza troppe immaginazioni, mi porta a pensare che siano una replica dei pick up Puff montati sulle Les Paul degli anni 50, primi anni 60, per cui direi che a livello strutturale e tecnicamente anche di suono siamo lì. E questa è la teoria. Adesso andiamo nella pratica. In pratica è una chitarra un sacco versatile e questi pick up sono Alnico 5 e spingono di brutto. La dicitura Alnico 5 sta a identificare che sono dei pick up più forti a livello magnetico, con un suono più potente, sicuramente più output e quindi più volume. Questa è una cosa che per i generi musicali moderni è perfetta. Poi mettiamoci una bella chicca su questa Les Paul vintage
vintage, perché i pickup sono splittabili, cosa che su una Les Paul classica tradizionale, cioè un tradizionalista potrebbe iniziare a picchiarvi se gli dite che su una Les Paul anni 50 avete i pickup splittabili. Ovviamente però tutto questo non va a discapito del nome vintage che la chitarra porta, perché sì, sono dei pickup Alnico 5 più potenti, ma comunque se messi nelle condizioni giuste tendono a tirar fuori un suono bello caldo, rotondo, come è giusto che sia su una Les Paul. Ora voglio parlarvi di altre cose in giro per questa chitarra che rendono il tutto un pochino più moderno, portano la chitarra ad essere un po' di più di una semplice Les Paul vintage. Una è una cosa nascosta e non si vede, ed è il truss rod a doppia azione. Gibson usa e ha sempre usato il classico truss rod singolo. Cosa stai facendo tu? Le passeggiate. Il truss rod serve sostanzialmente a contrastare la tensione delle corde. Se le corde tirano il manico verso l'alto, il truss rod dentro il manico serve per ritirare il manico all'indietro, in questo modo contrasta la tensione delle corde. Con il truss rod a doppia azione invece si può ricreare sulla tastiera una curvatura concava oppure convessa indipendentemente da quanto le corde tirino il manico. Sicuramente una comodità in più per trovare il setting ideale sulla propria chitarra. Un'altra cosa che ha un bello spunto verso il moderno su questa chitarra è l'attaccatura del manico, che a differenza della Les Paul tradizionale non è un mattone. È molto simile a quello della Sierra L7 che abbiamo visto qui sul canale. Vi lascio il video qui sopra così potete vedere un'altra Les Paul vintage ma non vintage. Sostanzialmente è un manico smussato in maniera che la mano possa agevolmente raggiungere anche i tasti più alti della chitarra. E questa cosa per me, quando si suona sia da seduti che da in piedi, è proprio comoda. Nonostante io mi trovi bene comunque con il manico normale della Gibson, se proprio avessi dovuto aggiungere qualcos'altro, per qualcosa in più rispetto a una Les Paul vintage, avrei messo un rinforzo tra manico e paletta, quel classico rinforzo che Gibson per un certo periodo ha introdotto sulle sue chitarre ma che poi ha tolto subito perché i puristi, tradizionalisti, fan proprio non la sopportavano come cosa. Infatti questa chitarra rispetta
diciamo, questa caratteristica vintage, old style, e la paletta risulta senza questo tipo di rinforzo. Secondo me sarebbe stato invece un sacco utile, perché come sappiamo la paletta della Les Paul è molto esposta a rischi. Comunque penso di essere uno dei chitarristi che apprezza e ama la Gibson Les Paul abbastanza strano, soprattutto rispetto all'utente medio standard di Gibson. In sostanza, è una chitarra Les Paul coerente con il mondo Les Paul? Sì. Costa poco? Sì. I ragazzi di Harley Benton sono stati bravissimi che me l'hanno mandata per parlarvene? Sì. Avete messo like e vi siete iscritti al canale, vero?